Il mio secondo giorno in Armenia è stato dedicato alla visita della capitale Yerevan, città antichissima in quanto fondata nel 782 a.C. La mattinata inizia con la visita di un monumento molto particolare, una enorme donna che impugna una spada chiamata Madre Armenia. Questa personificazione nazionale simboleggia la pace raggiunta attraverso la forza, ma l'angolazione assunta dalla spada rispetto al corpo richiama anche la croce armena e la fede cristiana del popolo. Il monumento è collocato all'interno di Parco della Vittoria, in una posizione che sovrasta la sottostante città, come a voler rivendicare il ruolo di guardiano sull'intera popolazione. Il piedistallo ospita un museo militare che raccoglie i cimeli della recente guerra del Nagorno-Karabakh. In prossimità del monumento arde una fiamma eterna e sono esposti i veicoli militari sovietici della Seconda Guerra Mondiale, tra i quali l'aereo Mikoyan, anche chiamato MiG. La proprietà di questo aereo viene rivendicato dai russi. In realtà i cognomi con il suffisso Yan indicano origini armene, in quanto in lingua armena ha il significato di figlio di. Un tour della capitale armena non può dirsi completo senza una visita allo Tsitzennakaberd, il museo memoriale del genocidio armeno. La solennità di questo luogo si percepisce già all'inizio del parco che conduce al memoriale. Il prato è costellato di abeti donati da capi di Stato e personaggi pubblici, in occasione della loro visita al memoriale, appartenenti ai solamente 29 stati al mondo che hanno riconosciuto il genocidio. L'Italia rientra tra questi. Il memoriale consiste di due monumenti molto significativi. La stele è alta 44 metri e suddivisa in due parti che simboleggiano l'Armenia orientale e l'Armenia occidentale e rappresenta la rinascita del popolo armeno dopo il genocidio. Accanto alla stele sorgono dalla terra 12 lastre di pietra inclinate disposte a cerchio. All'interno di questo cerchio arde una fiamma eterna in ricordo delle numerose vittime. Ogni anno, il 24 aprile, il memoriale si gremisce letteralmente di persone che onorano la memoria delle persone che hanno subito quello che viene definito come Metz-Yegern, ovvero il grande male. Si stima che circa 1,5 milioni di armeni persero la vita, senza contare i bambini islamizzati e le donne ridotte a schiave. Il Museo del Genocidio è invece situato sottoterra e si estende su 2 livelli. Il genocidio ha avuto inizio nel 1915 a opera del governo ultranazionalista dei giovani turchi che, con un piano molto elaborato di panturchismo, hanno promosso la completa eliminazione del popolo armeno dal punto di vista storico, culturale e politico dal suolo turco. Il museo si compone di sale oscure nelle quali vengono ripercorse le tappe del progetto di genocidio e di sale luminose simboleggianti la rinascita del popolo armeno dopo il grande male. L'aspetto più difficile della visita a questo museo è la ferrea negazione del genocidio nella storiografia ufficiale di molti paesi a livello mondiale. Gli autobus urbani sono presenti solamente a Yerevan e raggiungono al massimo la periferia della città. Questi autobus non hanno orari fissi e si riconoscono per il colore bianco e blu. Gli autobus pubblici più vecchi sono invece piccoli autobus bianchi con la targa gialla. Il biglietto costa 100 dirham per la corsa urbana e 300 dirham per quella extraurbana. In cima a una salita e a un enorme scalone sorge il Matenadaran, che in lingua armena significa deposito di libri, cioè biblioteca. Si tratta di un istituto di manoscritti antichi dedicato a Meshrop Mashtots, inventore dell'alfabeto armeno. Con i suoi 25.000 manoscritti e più di 100.000 documenti storici è un luogo fondamentale per la trasmissione della memoria nazionale armena.
causa delle diverse guerre che hanno insistito sul suolo armeno nel corso dei secoli, le opere sono state più volte trasferite tra i diversi Matenadaran, fino a trovare definitiva dimora a Yerevan. Sono anche esposte piante, pietre e insetti utilizzati per la creazione degli inchiostri colorati. Per pranzo ho fatto tappa in un ristorante che porta il nome di un dolce tradizionale, ovvero il gatà. In questo ristorante ho assaggiato degli ottimi spiedoni di carne di pollo e di maiale simili al kebab. Per chiudere il pranzo, un pezzo di gatà prodotto da loro e l'immancabile tazza di tisana. Con la pancia bella piena sono pronta per visitare lo stabilimento della Ararat, azienda che produce il famoso brandy armeno, talmente buono da aver fatto perdere la testa a Winston Churchill. Dopo averlo assaggiato, infatti, il politico si è preoccupato di garantirsi una fornitura di ben 400 bottiglie all'anno. Nello stabilimento di Yerevan avviene solamente l'invecchiamento in botti del brandy, ma è possibile visitare il museo e conoscere i vari aspetti della produzione grazie a un tour guidato. Qui sono anche esposte le botti simbolicamente donate ai vari personaggi che hanno fatto visita all'azienda e un'enorme bilancia in legno. Fino a qualche decennio fa vi era infatti l'usanza, poi abbandonata, di corrispondere un numero di botti pari al peso dell'illustre visitatore. In una sala è conservato il cosiddetto barile della pace, una speciale botte che verrà aperta solamente quando si arriverà a un accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian, evento che sembra purtroppo ancora molto lontano. Al termine della visita arriva finalmente il momento più atteso. La guida ci conduce al piano superiore dove si tiene la degustazione del famoso brandy. Il bicchiere si deve innanzitutto far roteare per osservare la formazione delle cosiddette lacrime armene. Poi si riscalda il bicchiere con le mani, si procede con l'esame degli aromi sprigionati e infine si assaggia. Prima di bere è bene far risuonare i bicchieri con un rumoroso brindisi esclamando Kenaz, in modo da far cadere i diavoletti cattivi appostati sul bordo del bicchiere che altrimenti ti farebbero ubriacare. La giornata si conclude alla Tavern Ararat, un bellissimo locale con intrattenimento musicale. Gli antipasti serviti in questo locale sono davvero ottimi, soprattutto una sorta di hummus di noci e gli involtini di melanzane ripieni di formaggio. Per dolce servono un enorme éclair, esattamente il tipico dolce francese, ma più in grande.